momento la Tesla è la migliore batteria che c'è in commercio per il rapporto che ha tra il prezzo, la qualità, ma soprattutto i kilowattora installati. Quindi grazie alla tecnologia di Tesla, dentro questa batteria, dentro questo accumulo, stanno ben 13 kWh. Che dato è 13 kWh? Per darvi un'idea, e poi ve lo dimostrerò con un video, 13 kWh sono una famiglia normale, un paio di giorni di un consumo normale della famiglia. Come potete vedere, la batteria è molto piccola, potrebbe essere un pezzo di arredamento perché effettivamente, come vedete, ha un design molto particolare. In effetti è molto fine, non è invasivo perché può essere addirittura appesa anche a una parete. Le uniche due diciamo macchinari in più che devono essere messi sono questi due scatolotti che vengono messi di fianco a lei stessa, dopodiché la batteria praticamente è installata. Come possiamo vedere, in questo caso l'impianto sta caricando la batteria e siamo quasi al 99%. Andiamo a vedere cosa sta succedendo. L'impianto sta dando 5 kWh, 0,709 alimentano la casa, 4,3 kW vanno praticamente nella batteria. Ma la cosa più importante da vedere è questa. Quanto ha prelevato dalla rete oggi? 0,1 kWh. Quanto ha prelevato nell'ultimo mese? Stiamo parlando dell'ultimo mese, maggio, perché ne abbiamo oggi 3 giugno, quindi dal 3 maggio al 3 giugno, una casa che si alimenta con la pompa di calore per il riscaldamento, le piastre a induzione e tutti i carichi normali, lavatrice, lavastoviglie, ha prelevato solo 72 kWh. Vuol dire parenti di 14 euro in un mese. Possiamo andare a vedere quanto ha prodotto chiaramente il fotovoltaico che è partito, la batteria che come vedete il verde ha alimentato la casa fino a questa mattina e poi adesso si sta ricaricando. Insomma, con la batteria il mio impianto fotovoltaico ha chiuso il cerchio. Bene. Come possiamo vedere, qui abbiamo la grafica che ogni cliente può visualizzare sul suo telefonino e noi, in qualità di amministratori, visualizziamo sul nostro server e sui nostri telefonini. In questo momento qua il cliente sta caricando la batteria. Come vediamo, il flusso è in ricarica ed è al 68%. Sono chiaramente le 10:32 e siamo al 3 maggio. Come possiamo vedere, l'impianto sta producendo 4,3 kW, di cui 0,7 stanno alimentando l'abitazione nell'azzurro, mentre invece 3,6 kW stanno caricando la batteria. La cosa importante che possiamo andare a verificare col nostro grafico è quello che è successo, ovvero da questa mattina alle 7:30 si è praticamente acceso l'impianto fotovoltaico e ha iniziato a produrre. Adesso siamo alle 10:33 e questo è quello che ha prodotto fino ad adesso. Questa è la batteria invece, cioè la batteria è arrivata, ha alimentato fino a questa mattina l'impianto fotovoltaico e vedete nella parte bassa è quando il fotovoltaico sta caricando la batteria e adesso, come vedete, è tutta sotto in ricarica. Ma la cosa più importante è questa: quanto il cliente ha prelevato dalla rete. 0,1 kWh. Oggi. Ieri ha prelevato 0,1, nell'ultima settimana ha prelevato 56 kW. Teniamo conto che la casa ha un contatore da 6 kW, ha impianto di riscaldamento con la pompa di calore, piastra induzione e la casa è tutta elettrica. E nell'ultimo mese, e stiamo parlando del mese di maggio, dove notoriamente tutti sappiamo che è un mese dove ha fatto sempre e principalmente brutto tempo, ha prelevato solo 277 kWh.
giusto per fare i conti della serva, parliamo di una bolletta di 55 euro riscaldando casa e facendo tutto quello che ha bisogno.